Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Bellanti, mi occupo di divulgazione della scienza da diverso tempo. Cosa significa divulgare la scienza? Significa compiere un'opera di traduzione, ovvero si prende l'informazione scientifica da dove viene prodotta, quindi nei grandi istituti di ricerca o nelle università, e si traduce per il grande pubblico. Quest'opera di traduzione è fondamentale perché la scienza possa essere compresa, prevede una serie di passaggi, una serie di espedienti, chiamiamoli così per semplificare, che vedremo tra questa e la prossima lezione. Ora, la cosa più importante per un buon divulgatore è avere una lista di fonti certe e documentate e soprattutto attendibili. Queste fonti possono essere diverse, la cosa più importante è che appunto siano tutte certificabili. I libri innanzitutto, dalla biblioteca alla libreria, fino agli articoli tratti dalle riviste scientifiche, cioè quelle riviste di settore scritte sostanzialmente dai ricercatori per i ricercatori. Internet è una buona fonte di informazioni scientifiche, a patto che lo si utilizzi in modo davvero molto critico. Purtroppo ci sono moltissime informazioni in rete che non hanno praticamente nessun valore scientifico, questo perché chiunque può scrivere e un po' come con il telefono senza fili le informazioni poi si trasformano, deteriorano e cambiano. Quindi le informazioni su internet vanno scelte e raccolte con un particolare criterio d'attenzione, per esempio dai siti delle grandi organizzazioni internazionali, quindi sostanzialmente spesso quelli che hanno una declinazione .org, oppure i siti delle università e i siti delle riviste più importanti tipo Science, il Lancet, eccetera. Poi certamente una buona rivista, una buona rubrica telefonica, questo significa che occorre una rete di esperti a quali accedere per chiedere cose che non necessariamente noi sappiamo, nel senso che un divulgatore scientifico non è certamente un enciclopedico e quindi deve avere qualcuno a cui chiedere. Queste persone possono essere appunto anche in questo caso ricercatori, docenti o esperti di valore riconosciuto e riconoscibile. E infine sicuramente tutto ciò che è già prodotto per la divulgazione, quindi i musei, i documentari, sono sicuramente delle buone fonti e sono anche decisamente piacevoli. Quali sono le doti di un divulgatore della scienza? Beh, certamente la curiosità, la voglia di imparare continuamente, di studiare, continuamente di informarsi e quindi l'attenzione a che cosa? Alle piccole cose, vedremo dopo degli esempi. Quindi la realtà è piena di spunti e di idee che possono facilitare il raccontare la scienza. E poi certamente serve dedizione, pazienza ed umiltà, ossia, dato che il divulgatore parla al pubblico non necessariamente preparato su quell'argomento specifico, bisogna avere appunto la pazienza che si ha a volte con i bambini, per chi ha esperienza di insegnamento, per raccontare, per spiegare. Se il pubblico non capisce, bisogna tornare indietro, rispiegare, magari con degli esempi o con dei materiali diversi. Riprendo in questa mia piccola lezione delle slide che sono già state proiettate dai colleghi precedenti, questo perché sono appunto degli esempi di buona divulgazione. È importante partire da delle domande. Quali domande? Cominciamo a farcele, cioè facciamoci delle domande su un argomento, in questo caso l'energia. Le nostre domande più semplici sono probabilmente anche le domande del pubblico più generale. Quindi che cos'è, a cosa serve, da dove viene, come la usiamo, eccetera, sono le domande base che tutti si chiedono su qualsiasi argomento. L'esempio, quando viene fatto, non bisogna esagerare con gli esempi, bisogna sceglierli bene, meglio se scegliamo appunto esempi concreti. Vi faccio un esempio, quello che vedete sotto è il grafico dell'andamento dei prezzi del barile da un ventennio a questa parte. Vediamo che sono
in crescita. Poi lassù vedete la mia Vespa è piuttosto vecchia, è dell'81, è un PX 125, sta insieme grazie allo strato di vernice e ruggine che ancora resiste. Una volta facevo il pieno con 8 euro, adesso faccio il pieno con 11 euro. Ecco che io porto lo stesso grafico che mostro sotto dentro il serbatoio della mia Vespa e quindi dentro la mia vita. Per cui ecco che chiunque abbia esperienza di andare dal benzinaio appunto a fare benzina si accorge che i prezzi sì effettivamente sono aumentati. Possiamo poi chiederlo a un esperto, in questo caso proprio a chi ci lavora. Fondamentale quindi portare l'argomento scientifico che voglio raccontare all'interno della vita quotidiana. Un altro esempio invece per rendere più interessante, più stimolante l'informazione della scienza è per esempio cercare informazioni, cercare storie da raccontare insieme. Diciamo forse tutti non sanno che della benemerita settimana enigmistica, per chi se la ricorda. Questo signore che vedete qui si chiamava Harald Denteblu e fu un re danese vissuto alla fine del primo millennio. Perché ve lo cito? Perché questo signore ha dato il nome a una tecnologia. Se ci pensate, il Bluetooth ha proprio questa traduzione, cioè Denteblu. Perché? Beh, questo re ebbe riunì praticamente sotto un unico regno tutti appunto i regni della Danimarca, sotto un unico regno politico e religioso, quindi fu un personaggio che mise insieme cose diverse, esattamente come la tecnologia del Bluetooth mette insieme degli apparecchi diversi, il cellulare o l'auricolare, l'autoradio, eccetera. Quindi ecco che è stata data a questa tecnologia il nome di quest'eroe danese. Da noi si sarebbe chiamato probabilmente il Garibaldi, non avrebbe fatto lo stesso, cioè, accendi il Garibaldi non funziona, prova a vedere se... perché Bluetooth? Perché quest'uomo vuole leggenda che fosse Ghiotto di Mirtilli, quindi la sua bocca era impastata di blu, ce lo ricorda il logo perché è proprio una sorta di bacca, color quasi mirtillo, quella specie di XB sono le lettere, le rune, le antiche rune che stanno per HB, quindi appunto le sue iniziali. Perché ve la racconto? Perché questa storiella, unita insieme ad un aspetto tecnologico come per esempio il raccontare come degli apparecchi diversi possono comunicare tra di loro, rende la mia storia più interessante perché la condisco appunto con delle informazioni che non sono strettamente scientifiche, sono più storiche o di colore, però appunto mi rendono la cosa più interessante. Non bisogna quindi aver paura di mescolare le carte. Cosa significa? Quando si fa divulgazione scientifica è una buona idea parlare anche di aspetti culturali che non siano strettamente scientifici, per esempio il cinema, la letteratura, l'arte. Vi faccio un esempio, mi è capitato recentemente di parlare di onde gravitazionali, sapete che sono state appena da poco appunto misurate. Per parlare di onde gravitazionali ho preso come esempio l'astronave Enterprise di Star Trek. Perché? Perché prima ancora della scienza, la fantascienza aveva già usato questa informazione fondamentale appunto sulle onde gravitazionali ipotizzate da Einstein, costruendone una sorta di motore. L'Enterprise si spostava comprimendo lo spazio-tempo e generando un'onda gravitazionale che surfava appunto per viaggiare a velocità luce. Quindi per parlare appunto di questo argomento certamente non facile, ho preferito utilizzare un argomento più popolare, più comune e anche più piacevole forse per molti, come il cinema di fantascienza. Quando parliamo di grandezze è importante dare dei riferimenti, quindi fare delle equivalenze con qualcosa che tutti quanti appunto possiamo toccare. Vi faccio un esempio: una superficie diventa
un campo da calcio, cioè un certo numero di campi da calcio, un peso diventa un certo numero di elefanti, un volume può diventare quello del Duomo di Milano, della Torre di Pisa, di qualsiasi monumento che ne so, del Monte Bianco, cioè di qualsiasi oggetto grosso di cui noi possiamo avere esperienza. Una distanza può essere quella tra la Terra e la Luna, dei consumi possono essere per esempio riferiti a un certo numero di famiglie tipo e una capienza quella di un lago. Ecco che in una delle lezioni precedenti, quella sul trasporto degli idrocarburi, abbiamo visto come il relatore ha fatto proprio riferimento ai campi da calcio per darci la sensazione della misura delle petroliere, cosa di cui non necessariamente tutti abbiamo una esperienza diretta, però sicuramente è più facile che abbiamo esperienza diretta di quanto è grosso un campo da calcio. Vi presento la mia macchina, è un furgone, siamo in parecchi in famiglia, quindi è necessario un furgone per spostarci. Ha fatto 150.000 km, ha percorso complessivamente 150.000 km. Piuttosto vecchia, insomma, è anche abbastanza sporca, quindi diciamo che il primo consiglio che probabilmente mi vorreste dare è cambialo o quantomeno lavala. Bene, 150.000 km. La mia macchina ha percorso metà della distanza Terra-Luna. È lo stesso numero, sono sempre 150.000 km, ma lo do attraverso appunto una relazione, un paragone. Ecco che questi 150.000 km percorsi dalla mia macchina diventano qualcosa di simile appunto all'Enterprise di Star Trek che abbiamo visto prima. La mia vecchia macchina ha fatto quasi 4 volte il giro del mondo. A questo punto diventa quasi un aereo di linea, no? Il numero è sempre lo stesso, sono sempre 150.000 km, lo do in modo diverso, sicuramente più spettacolare. Addirittura, e qui entriamo nel campo veramente dei supereroi, la mia macchina ha percorso mezzo secondo luce. La luce viaggia a 300.000 km al secondo, 150 km sono appunto mezzo secondo luce. Superman. Vediamo come in una slide proiettata sempre in ambito delle lezioni precedenti, anche qui le relazioni tra la quantità di energia contenuta in un barile di petrolio viene riferita ad un volume di gas o addirittura a carriole di carbone. Quando si danno i numeri è utile fare delle moltiplicazioni. Vi faccio appunto un esempio. Lo stand-by è quella lucina rossa che ci indica che un elettrodomestico è acceso. È acceso ma non sta funzionando, diciamo, semplicemente sta aspettando un comando. Quale comando? Quello del telecomando. La mia generazione ha visto nascere i telecomandi. Quando eravamo piccoli eravamo noi bambini i telecomandi, per cui i genitori ci dicevano alzati, abbassa, gira, cambia canale, tira un pugno quando la televisione cominciava a ballare. Beh, la comodità dei bambini sul divano ha un costo e per quanto riguarda un televisore è di circa 6 euro all'anno, una cifra tutto sommato trascurabile. Cosa cambia però? Considerando il fatto che ci sono 22 milioni di famiglie in Italia, facciamo 2 televisori per famiglia, ecco che questi 6 euro all'anno diventano 264 milioni di euro. Sono tanti, un numerino trascurabile diventa enorme, diventa incredibilmente significativo nel momento in cui lo considero sulla massa. Questa cosa ci dà anche un altro insegnamento, cioè il risparmio energetico è importante e funziona nel momento in cui diventa una scelta condivisa. Se lo facciamo tutti, funziona molto bene. Il confronto. Vi presento IBM 360. Era il computer che 50 anni fa rappresentava il massimo, il top dell'efficienza e della potenza. Tant'è vero che ne esistevano soltanto 15 esemplari nel mondo, utilizzati quasi tutti per la difesa. Ecco, questo computer, quindi era il più potente dell'epoca, era grosso, aveva un volume di circa 60 metri cubi, consumava quanto 350-500 kW. Vediamo come trasformare questi numeri.
60 metri cubi equivalgono più o meno a questo scuolabus. Il consumo equivale a quello attuale di 100-200 famiglie e per quanto riguarda la potenza di calcolo, la potenza di calcolo dell'IBM 360 è paragonabile a quella di un attuale iPhone 5. Ecco che quindi tutti noi che abbiamo uno smartphone abbiamo in tasca un computer della stessa potenza di calcolo del miglior computer di 50 anni fa, non 50.000 anni fa, di 50 anni fa, sta in tasca e consuma pochissimo, tant'è vero che va a pila. Perché vi faccio vedere questa cosa? Perché un discorso sull'efficienza, sul risparmio energetico ha decisamente più impatto se porto degli esempi di questo tipo. Facciamo vedere come la tecnologia, come lo sviluppo tecnologico ci abbia fornito oggetti sempre più performanti proprio in termini energetici. Vediamo come in una slide precedente è stato addirittura paragonato quanta energia sviluppa un uomo rispetto a un trattore e a un cavallo, è una slide particolarmente efficace dal mio punto di vista. Quando ci occupiamo di scienza, una delle prime cose più importanti è attaccare il pregiudizio. Che cos'è un pregiudizio? È un giudizio dato a priori, cioè un'idea che ci si fa prima di avere le informazioni necessarie per sviluppare un'idea personale corretta. Attaccare il pregiudizio è molto complicato, diceva Einstein addirittura che è più facile rompere spezzare un atomo che un pregiudizio, però questo è importante perché i pregiudizi nutrono l'ignoranza ed è esattamente quello che i divulgatori scientifici e gli scienziati combattono. Quando parliamo di qualcosa relativo alla scienza, ma non solo, è buona norma metterci in mezzo. Per farvi un esempio, questa non è la Terra, questa è la nostra Terra, quindi trovo insopportabile quando si leggono, si sentono cose del tipo nel vostro DNA, sul vostro pianeta, come se chi scrive appunto non abbia né il DNA o vivesse su Marte. Quindi siamo noi. Vi lascio adesso con un piccolo documentario che abbiamo girato per raccontare una specifica tecnologia, ossia quella del solare fotovoltaico organico, ossia delle plastiche capaci di trasformare la luce in energia. Sono tecnologie nuove, assolutamente incredibili, io le ho viste, le ho toccate con mano. Ci abbiamo girato un piccolo documentario di pochi minuti che sottopongo alla vostra attenzione. Vorrei che notaste come all'interno di questo appunto piccolo documentario abbiamo inserito tutti gli aspetti che vi ho mostrato oggi. Quindi abbiamo portato l'informazione scientifica nelle case, in questo caso veramente in modo fisico, abbiamo trasformato i dati in qualcosa di sensibile, in paragoni, in relazioni e abbiamo poi dato anche un po' di colore. Buona visione, noi ci vediamo con la prossima lezione sulla divulgazione scientifica. Buona giornata. Ogni ora e mezza il Sole irradia la Terra con una quantità di energia pari a quella che l'umanità intera consuma in un anno. In Italia un metro quadro di superficie riceve circa 5 kWh di energia al giorno, che equivalgono a 1825 kWh di energia all'anno. Praticamente 9 mesi di bolletta elettrica di una famiglia di 4 persone. Il fotovoltaico è la tecnologia che permette di trasformare la luce del sole direttamente in energia elettrica. L'effetto fotovoltaico si basa sulle proprietà di alcuni materiali semiconduttori come il silicio, che opportunamente trattato genera energia elettrica quando viene colpito dalle radiazioni solari. Il silicio è il materiale più utilizzato, ma presenta alcuni svantaggi. Ottenere silicio puro per produrre i pannelli fotovoltaici costa molto. I pannelli al silicio sono fragili e per questo non è semplice integrarli in edifici, mezzi di trasporto o apparecchi tecnologici portatili.
Una nuova e promettente tecnologia utilizza materiali organici al posto del silicio. In pratica si tratta di plastica fotovoltaica. Mi passi il gattino? I vantaggi sono enormi. I pannelli fotovoltaici di plastica hanno minori costi di produzione, sono flessibili e versatili. Significa che potranno trasformare l'energia del sole in elettricità praticamente ovunque.